Sì, mi son fatto la barba e almeno 3 anni li ho persi. Il video che stai per vedere quest'oggi è la seconda parte della gara notturna che ho fatto a Lonato il 4 settembre. La prima parte l'ho già pubblicata in un altro video che ti lascio in alto a destra e nel primo commento, quindi se non l'hai ancora visto mi raccomando corri a vederlo. In ogni caso, prima di entrare nel fulcro di questa finale di KZ Top Driver, ho una richiesta molto importante da farvi. Ossia, mi capita spesso nei miei giorni tranquilli di allenamento di trovare qualcuno di voi che mi riconosce, e lì per me è un grandissimo piacere scambiare due parole, salutarvi o farci una foto. Tuttavia, quando si parla dei giorni di gara, io ho davvero bisogno di tenere la mente libera dai pensieri e di stare molto concentrato, ed è per questo che chiedo di evitare di interagire con me durante il giorno di gara, perché faccio davvero fatica ad avere la tranquillità necessaria per farlo, semplicemente. E comunque, se siete anche voi dei piloti, immagino possiate capirmi. E quindi nulla, tutto qui. Poi chiaro, se è già finito tutto e siamo entrambi in pista, più che volentieri passate a salutarmi. Ma ora torniamo a noi con le cose serie e parliamo di questa finale di KZ Top Driver. Allora, prima di tutto, c'era qualche ritardo, come ho detto nello scorso video, e la finale, teoricamente, sarebbe dovuta essere stata alle 22:57, tralasciando la grammatica. Il motore sono riuscito ad accenderlo solo all'alba dell'1:07 di notte. Sì, bellissimo. Eravamo tutti mezzi rincoglioniti, i meccanici si stavano per addormentare, i piloti forse anche peggio, però comunque ero abbastanza lucido, dai, nonostante tutto. In ogni caso, la prefinale del primo gruppo l'abbiamo finita in 7ª posizione, e adesso, in finale, dato che uniranno il primo gruppo e il secondo, partiremo in 11ª posizione. Sarà una partenza complessa perché parto circa a metà classifica sull'esterno e quindi devo stare molto attento ad avere un buono scatto come prima con dei buoni riflessi e a difendermi subito nella mischia, cosa che in passato non mi era riuscita chissà quanto bene, però sono abbastanza determinato. E i più attenti avranno anche notato che non ci sono i 12 giri previsti, bensì sono 8, perché appunto con tutti i ritardi hanno dovuto restringere le finali, e per questo sarà una gara intensissima e cercherò il più possibile di farvela vedere nella sua interezza, anche se in 2 punti ci sono dei tagli perché la Cambox ha deciso di smettere di registrare per 5 secondi tagliando la clip. Mistero. E quindi nulla, siamo pronti per partire, anche perché ho fatto delle modifiche all'assetto che teoricamente dovrebbero dare più grip al posteriore, sistemando un po' i problemi della prefinale. E quindi nulla, tutte le carte sembrano favorevoli, ora non resta altro che schiacciare il pedale destro fino al ferro e stringere i denti. E qui non capivo perché c'era il ragazzo con la bandiera rossa alzata nonostante i semafori dietro si stessero accendendo. E per qualche motivo a me ignoto c'è stata una falsa partenza e quindi, inutile dirlo, c'è un altro giro di formazione e poi siamo pronti per partire. Questa volta per davvero. Comunque basta cazzate, abbassiamo la visiera e andiamo.
Mamma mia, abbiamo appena finito questa finale di KZ Top Driver e mamma mia, 8 giri intensissimi, non abbiamo avuto un momento di respiro e all'inizio ho fatto un po' di fatica, infatti ho fatto metà dei tornanti in prima perché eravamo tutti ammucchiati e il grip non c'era e cazzo, era difficile davvero difendersi e al contempo avvicinarsi a quelli davanti. Poi mi sono allontanato un po' da quelli dietro e ho iniziato a martellare di brutto e ho fatto anche dei buoni tempi, ho fatto anche un 7:47.2 e al momento non lo sapevo perché non erano usciti i risultati. Comunque ho tagliato il traguardo in nona posizione, ma per la penalità di 2 piloti davanti a me ho concluso settimo. Non è un risultato eccellente, ma mi sono stradivertito a gareggiare a quest'ora e comunque tutto sommato è stata una gara abbastanza soddisfacente, anche perché finalmente le partenze si vede che stanno migliorando e nonostante nella mischia devo ancora un po' lavorarci, si vede comunque un buon passo in avanti rispetto a un anno fa, quindi tanta roba, sono abbastanza felice e comunque teniamo gli occhi puntati sulla prossima, che vi assicuro che non sarà molto lontana. Oh, comunque è l'1:30 e tu sei qui ancora a smartellare, eh? Questa è la dedizione del meccanico serio, cazzo. Passione, pura passione. Situazione delle 2:14, stiamo per caricare la bestiolina nel carrello. E a quasi le 3 del mattino si accende il pandino e ci accingiamo ad andarcene dal South Garda Karting. Non credo di aver mai tirato così tardi per andare in pista. Poi avevamo una fame assurda perché era 5 ore che non mangiavamo nulla e quindi ci siamo fermati a prendere un panino e si è fatto abbastanza tardi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sono le 4:48, sono quasi 23 ore che sono sveglio, sono stanchissimo, però siamo arrivati a casa, sto parlando pianissimo, se no sveglio tutti. E nulla, facciamo che adesso vado a letto, dai. Buonanotte. E quindi spero che questa finale di gara della KZ Top Driver vi sia piaciuta ed in tal caso, come sempre, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video e fatemi sapere anche qui sotto nei commenti la vostra opinione su questo video, perché come avrete notato è stato un po' un esperimento, dato che ho lasciato la gara il più integrale possibile, commentandola poco e facendo parlare davvero di più i fatti, mentre nello scorso comunque ho parlato un po' di più. Quindi fatemi sapere un pochino quali sono le vostre preferenze e non preoccupatevi, per le prossime gare cercherò di risolvere il problema della stabilizzazione perché, diciamocelo, è abbastanza inguardabile, però ve lo giuro che ci sto lavorando. Quindi a dire il vero, per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!